Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi prepareremo salsiccia e costaiola in umido. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, l'ingrediente principale naturalmente è la costaiola, quindi cominciamo a parlare un po' della costaiola, di come prepararla e magari quale parte migliore da fare in umido scegliere. Ecco. Io ho preso un costato intero da farvi vedere e vado a pulirlo un pochettino dal grasso in eccesso, perché un po' ci vuole, bisogna lasciarlo. Il costato, diciamo, voi sentite parlare della puntina, la puntina non è altro che la parte, questa qua fatta un pochettino più a punta, diciamo da circa metà costato in qua, perché la costina è un pochettino più morbida, c'è un pochino meno carne, però la carne è leggermente più morbida. Questa parte qua ha i nervettoni un pochettino più pronunciati, più grossi, quindi non a tutti piace la parte del nervetto. Conosco un sacco di amici che gli piace proprio sgranocchiarla, però anche in umido va bene la parte grossa, perché non c'è problema, perché avrà una cottura abbastanza importante. Allora, la prima cosa che c'è da fare nel costato è, come vi dicevo, controllarlo, tirar via se c'è del grasso esagerato, in eccesso, in questa maniera. Adesso io vi faccio vedere il costato intero, però è molto facile che se voi andate negli ipermercati o nei supermercati trovate le confezioni già magari con un po' di costine già tagliate. Se trovate invece quelle file, le ribs di costine, vanno benissimo, però c'è da farci questo intervento, diciamo. Andiamo a tirarci via questa membrana che si trova nella parte interna del costato, e è un'operazione abbastanza facile, però vi do una mano per farvi vedere come fare ancora prima. Io utilizzo un gancio da macelleria, o se avete qualcosa di appuntito, si va qua sull'ossicino, sulla punta dell'ossicino, e si infila la punta, vedete? E si tira, si va su un pochino tutte le ossa, in questa maniera, così. Si può fare anche raschiando col coltello, però magari così viene una volta o due, diciamo. Questa pleura, questa cartilagine, cioè una volta cotta, non si ritirerà, darà fastidio in bocca, perché sarà proprio quella, diventa immasticabile e dà fastidio in mezzo ai denti, quindi io preferisco tirarla via, e così intanto aiuta la cottura e poi dopo il costato si mangia meglio. Con un pezzettino di carta mi aiuto, perché essendo un pochettino unto mi aiuto a tirarla via. Guardate, viene via da sola. Ecco, guardate. E poi sotto c'è quel pochettino di grasso che andiamo ad eliminare, ed ecco qua il nostro costato. Allora, a me non piace il nervettino, quindi con il coltello lo vado proprio un pochettino a togliere, proprio la parte del nervo, che poi dopo lo posso pulire tranquillamente. La carne la utilizzo per farci del macinato, insomma delle altre cose, e ci troviamo proprio con il costato perfetto. Bisogna solo tagliarlo in pezzettini, che poi ne andremo a mettere in cottura. Quindi vado a fare le stecche. Logicamente questa operazione qua, se andate dal macellaio, fatevela fare da lui, però se vi piace lavorare un po' la carne, lavorare un po' in autonomia, o per risparmiare magari comprate il costato intero, vi faccio vedere come si fa, insomma. Ecco, voilà, le costine adesso le ho divise, le vado solo a spaccare. Fate attenzione, perché io utilizzo un coltello da spacco
Normalmente il macellaio utilizza la sega circolare, ok? Cosa succede? Hanno due difetti le due cose. Quando usate il coltello da spacco, se non spaccate la costina al primo colpo, magari ci date più colpi, può fare delle briciole di ossicina che poi dopo, se non le tirate via bene, vi possono bucare il palato. E quindi vuole spaccato con un colpo secco, diciamo. E invece il macellaio ve li sega con la sega circolare e vi fa quella, diciamo, segatura che rimane proprio nel costato, e se non lo fate subito potrebbe far diventare nera la carne. Niente, in tutto basta un po' eliminarla, però se lo fate subito non succede niente. Quindi adesso io vado con calma a dividerle magari in 3 per fare delle costicine ideali da fare in umido. Perfetto. Allora, le costine le ho già divise a pezzettini. Adesso la salsiccia. Questa qua è salsiccia normale, quella che preparo io, e la faccio già a pezzettini. Faccio dei pezzettini tipo spezzatino, dei tocchettini, ci lascio il budello che non fa niente. Ecco, diciamo, le materie prime le abbiamo preparate, adesso andiamo a vedere per la cottura. Allora, prima di cominciare la cottura mi preparo un po' di battuto, quindi sedano, carota e cipolla la vado a fare a dadini. Allora, cercate una pentola abbastanza capiente da contenere le costine, olio d'oliva. Uso il bottiglione io, però questo qua è quello buono. Lasciamo scaldare e mettiamo a soffriggere le verdure. Avete visto, le verdure non le ho fatte tanto piccole, le ho fatte abbastanza grossolane. Mi preparo un po' di vino per sfumare il tutto. Bene, allora adesso dobbiamo mettere prima di tutto le salsicce. C'è un motivo, mettiamo la salsiccia perché se noi mettiamo prima le costine, quando andiamo a mescolare, la salsiccia, essendo tenera, si andrà a spappolare tutto. Quindi prima mettiamo la salsiccia e aspettiamo che si rassodi, che diventi piuttosto soda, che si dia una precottura. E poi andiamo ad aggiungere le costine. Alla salute. Buono. In questa fase qua la fiamma deve essere abbastanza alta, abbiamo bisogno di rosolare. Allora, siccome più avanti nella cottura avrò bisogno del brodo di carne, qua dietro vedete ho il pentolone del brodo appena fatto, ne vado a recuperare 1 litro che ci servirà proprio per la cottura. Bello caldo. Bene, direi che le salsicce si siano rassodate, iniziamo a mettere dentro le costine. Lasciamo rosolare per bene e poi dopo sfumiamo. Bene, guardate, direi che si siano rosolate abbastanza, vado a sfumare con del vino bianco. Un altro goccetto, 1,5 bicchieri facciamo. Lasciamo evaporare l'alcol. Quando non sentite più i vapori dell'alcol che escono dalla cottura, insomma, sentite il fumo che non sa più di alcol, vado ad aggiungere il brodo.
perfetto. Al momento ne ho messo 1 litro, la cottura si prolungherà perché durerà circa 1 ora e mezza all'incirca la cottura è questa qua. Adesso lasciamo riprendere bollore e lo mettiamo al minimo, poi andremo a mettere la passata di pomodoro. Bene, guardate, allora ha ripreso il bollore. Adesso aggiusto la temperatura per far rimanere il sobbollio, vedete adesso sta bollendo tanto, quindi lo metto un pochettino più basso proprio in maniera che rimanga un bollore basso, insomma. Lo lascio andare per una ventina di minuti così solo con il brodo, poi vado ad aggiungere la passata di pomodoro e dopo andremo a fare la salatura, insomma andremo a metterci le spezie. E lo lascio senza coperchio fin verso la fine, io lo lascio senza coperchio perché ha bisogno un po' di evaporare e ha bisogno di una cottura di circa 1 ora e mezza, 1 ora e 40. Comunque adesso man mano che andiamo avanti vi faccio vedere. Comunque non ho detto gli ingredienti all'inizio perché sono pochissimi ingredienti, comunque ve li lascio scritti sotto con i pesi precisi sotto al video, dove c'è il commento, dove metti il commento ci saranno anche gli ingredienti, i pesi, insomma le dosi. Andiamo avanti con la cottura. Ecco, guardate, si è abbassato un po' il livello, vado ad aggiungere la passata di pomodoro. È stato su circa 25 minuti, adesso vado ad aggiungere la passata. Sciacquo con dell'acqua la bottiglia e la vado ad aggiungere. Ecco, appena ritorna il bollore andremo ad aggiustare con sale e pepe. Ecco, guardate, bollore è tornato, aggiungo il sale fine normale, 4 prese ce le metto, poi dopo quando siamo verso la fine sento un pochettino il gusto, e 2 pizzichi di pepe, basta. Lasciate sobbollire per almeno un'altra ora. Ci vediamo verso la fine che vi faccio vedere cosa ci è saltato fuori. Ok, guardate, è passato 1 ora e mezza e le costine sono pronte. Possiamo spegnere. Direi che si sia ritirato abbastanza bene il sugo. Andiamo a impiattare. Non è il più grande impiattamento del mondo, però sicuramente spero che siano buone. Io direi che il profumo c'è. Adesso andiamo a fare una prova assaggio. Ustioneranno. Guardiamo se si staccano bene. Guardate, si stacca l'osso. Una caramella buonissima. Buono, ci vuole un po' di tempo, però ne vale la pena. Sentiamo anche la salsiccia. Vado con le mani, mi sono dimenticato la forchetta. Tanta roba, tanta roba. Sentiamo un'altra. Vediamo se si stacca bene anche questa. Anche di sale sono perfette. Ecco, a me se mi invitate a cena e mi fate un piatto di gnocchetti al gorgonzola e un lavoro del genere, torno tutte le volte che volete. Buonissime. Questo è uno dei miei piatti preferiti. Costine in umido con la salsiccia. Va bene, dicevo, un po' di tempo ci vuole per prepararle perché alla fine fra prepara una cosa e l'altra ci vogliono 2 ore. Vi lascio sotto al video tutte le dosi che ho utilizzato, semplicissimo, pochi ingredienti, quindi di facile produzione, di facile replica, insomma.
Vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, scrivete un commento se avete qualche suggerimento o qualcosa da aggiungere, che io li leggo e poi dopo al limite del possibile rispondo a tutti, quasi a tutti, perché capirete che ne ho un po'. Va bene, vi ricordo che se vi volete scrivere anche sugli altri social, Facebook, Instagram, TikTok, l'altro canale YouTube, trovate il link qua sotto dove faccio gli hobby, fra un po' ci saranno alcune nuove uscite. Non mi resta altro che salutarvi e ci vediamo alla prossima video ricetta. Saluto da Davide, ciao a tutti.